Mangia un pochetto, mangia. Guarda, che croccante, a rifalla, chi se lo ricorda più? Ci stanno asparagi, costano poco, rifatelo. Si comincia a sentire la primavera, il profumo, e gli asparagi è proprio un simbolo della primavera. Io oggi vi faccio una pasta e vi faccio lecche e baffi, pure se non ce l'avete. Ingredienti: asparagi coltivati, asparagi selvaggi, poi limone, una cipolletta, 3 uova, burro chiarificato, grana padano e le tagliatelle di Campofilone. Facciamo questo lavoretto: prendiamo quelli selvaggi e cominciamo a togliere le punte. I gambi già lavati li spiegazzate, li maltrattate così e li mettete dentro la padella. Ecco qua. Mettete un pezzetto di burro chiarificato, accendete il fuoco e fate un po' rosolare sti asparagi. Devono cacciare fuori il gusto, il sapore. Questa è la stessa cosa, c'è un punto di rottura. Taglio questi a rondelle, girate qua, fate insaporire. Ecco, mo facciamo un brodo dove andremo a cuocere la pasta. Un pezzetto di cipolla ci serve, così. Andiamo con la cipolla. Asparagi, è molto asciutto, quindi hanno bisogno un po' di acquetta. Prendete l'acqua qua del brodo, no? E mettetela qui, così aiutate un po' a cuocerli meglio. Prendiamo le uova, tutte e 3 mi servono. Per 2 persone 3 uova, di cui uno intero, strafresche. Ecco qui, guardate, faccio capire quando le uova sono fresche. Le buttate e i tuorli non si rompono, vedete? Quindi un uovo intero e poi 2 tuorli, ok? Bella ricca, tacchete, vai, beccate questa. Negli asparagi butto pure l'asparagina, così. Ecco qua. E spengo tutto, così rimane tutto di un bel colore. Anche le punte taglio a metà se sono troppo grosse e anche queste mettiamo dentro. A fuoco spento proprio, con una bella frusta. Sbattete le uova bene, guardate che colore, oh. Mazza che colore mi ha dato Arsenio, vai. Una bella grattata di pepe, abbondante, che ci sta bene pure il pepe. Nero, macinato al momento, mi raccomando. Non comprate qua roba già macinata, che non sa di niente, puzza proprio. Poi grana padano o parmigiano reggiano, fate come volete voi. L'importante è che non sia troppo stagionato, deve avere un gusto massimo 20 mesi, 24 mesi. Non deve essere, se parlo di grana padano 20 mesi, se parlo di reggiano 24 mesi. Non deve essere troppo stagionato perché sennò diventa troppo piccante, deve essere dolce, deve accompagnare il gusto del vegetale dell'asparago, non deve essere troppo aggressivo, quindi abbondante, come vedete io non mi faccio guardare in faccia, come al solito, vai, vai, vediamo un po' se è sufficiente, non si deve fare fatica a girarsi, deve essere una bella, vedete? Ci stiamo. Controlliamo adesso il brodino nostro, vediamo un po' a che punto sta. Eccolo qua, bello, saporito, gustoso. Leviamo i gambi, hanno fatto il lavoro loro. Che profumo, ragazzi miei. Ah! Pure qua 2 foglie di basilico, maggiorana, ci stanno benissimo. Adesso appena rispicca il bollore di nuovo, buttiamo la pasta. Ah, vai, scendi bella mia, vai. Altre 2 che non fanno male. Ecco qua, belle. Bavosette, belle al dente, tiratele fuori, mi raccomando, Belle al dente, perché qua adesso si finiscono ancora di insaporire. E incominciamo a strapazzarle. Assaggiamo. Buon già così. Mo, dovremmo fare i coraggiosi. Mettiamo un uovo. Oh, sotto ci sta il fuoco acceso, quindi qua ci deve avere il coraggio, E adesso qui giocate un po' col fuoco e un po' senza. Mi piace sto gioco, Senti, mi fa ciac. Lo fa, Ah, bella. Eccola qua, pazzesca. Noi poi super golosi, no? Chi ci frega a noi, Te privi della sparagina messa così? Prendiamo un po' di salsetta dell'uovo, guardate, a sporcarla tutta, sporcamo tutto, Sto limone ci sta la paura, la bontà vera. Perfetto, dai, allora
Buongiorno a tutti, oggi ho fatto la giornata insieme a lui tutta la giornata. Quando stai con loro e non puoi fare niente, vi è capitato a voi. Però sono andato in pescheria, guardate che ho trovato, guarda che calamaro. Nostro, guarda che occhio, languido proprio ce l'ha. Pomodorini del piennolo, asparagi, aglio fresco, peperoncino e zenzero. Faremo una bella pasta con calamaro, gamberi rossi e asparagi. La prima cosa che si fa è pulire i gamberi. Normalmente vedete quei gamberi rossi dell'Argentina, no? Tutti uguali. Qua c'è proprio la freschezza, guardate. Guardate. Vieni con me, ti faccio vedere come si pulisce. Aspetta, con sta seggioletta, mannaggia, mi tocca proprio la palestra. Allora, guardate sto calamaro che cos'è. Se non volete pulire il pesce, ve lo scegliete prima il calamaro che volete e poi ve lo fate pulire in pescheria. Guardate, le alette belle bianche, ok? Adesso incominciate a trovare l'aglio fresco. Togliamo la radice, togliamo questa prima, diciamo, pellicina, così ce l'abbiamo tutto quanto bello pulito. Guardate, è un profumo favoloso, favoloso. Olio d'oliva, l'aglio, ecco qua. Accendiamo e facciamo un po' andare piano 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 piano. Poi prendo tutte le teste, così, guardate qua, teste. Vedete come faccio? Schiaccio tutto quello che c'era all'interno della testa dei gamberi e questo è meraviglioso, non potete capire il profumo che c'è. Tagliamo a pezzettini il calamaretto, poi tentacoli, questi sono la parte più buona, capito? Quella là, callosetta. Mi viene da ridere quando fanno le fritture dei calamari e gamberi, solo anelli, i tentacoli non ti danno mai, ma quanto sono buoni. La testa, eccola qui, la tagliamo a metà così riesco a tagliare meglio. Sottile, sottile, sottile. Guardate che salsetta che abbiamo fatto, solo con la testa dei gamberi, il calamaro. Che spettacolo, mamma mia ragazzi. Poi ci mettiamo anche il lattume. Dite che sta roba, ma te mangi pure sta roba? Io mangio tutto. Quando la roba è fresca si mangia tutto. Ci abbiamo gli asparagi. Li metto qui e facciamo un brodino. Poi ci cucineremo la pasta. Vi piace un po' di rosso? Mettiamo anche due pomodorini del piennolo. Li apriamo, eccoli qua. Guarda qua. Guarda che colori, via. Vai. Una bella schiacciata. Ma non potete capire il profumo che si sente. Adesso, asparagi, rondelle sotto al gambo. Zac, 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 zac. Signora mia, guardate che colori. Vai. Recupero i gambi dell'asparagi. Ecco qua. Questo, immaginate questo, è il condimento come lo succhia proprio, tipo l'aspirapolvere quello famoso e costa un sacco di soldi. Guarda che ti insegna papà, col cucchiaio pulisci lo zenzero, spingi forte e lo pulite. Sperimentate, questo qua è più che sufficiente, guardate, vedete? Eccolo qui. I gamberi li taglio sottili, così fruttano di più. Tipo coriandoli dei gamberi. Li metto dentro la salsa, ma ricordate è fuoco spento, guardate che colori. Vai, tieni, assaggia la pasta se è cotta, senti. Ancora c'è un altro pochetto, è vero? La finiamo di cuocere adesso qui, dentro tutta questa salsa. Adesso gli accendete il fuoco, come se fosse un biscotto. C'è presente il biscotto? Quando lo mettete dentro a quel latte, dentro a quel cioccolato, poi lo conzuppate bene, come diventa più buono? Questa è la stessa cosa. Ecco qui, piano piano. Assaggiamo se va bene di sale. Ci vuole poco. Ecco un attimo. È fantastico lo zenzero, eh? Mo' oggi ci sta il delinquente, quindi il peperoncino non ce lo metto, ma qua il peperoncino ci sta tutto. Bello, fresco, un po' piccantino, poco, senza copri troppe i gusti e i sapori, eh? Guardate sta pasta, che vi dice? Vieni con me che ti faccio vedere il mare. Non potete capire il profumo. Banda alle ciance, incominciamo subito. Un risotto che cosa inizia? Dal brodo, famoso brodo. Prima però gli ingredienti. Ho due tipologie di asparagi, quelli cicciotte che dovrebbe essere la prima categoria e questa più sottile che non è asparagina, sono asparagi. Poi carote, sedano e cipolla. Abbiamo un po' di, guardate, mi è rimasta solo un'inticchia di zafferano, grana padano, burro, un pezzo di robbiola, poi il riso carnaroli e poi abbiamo l'aceto balsamico tradizionale. Ammazza ma è pelosa sta carota, oh. Proprio quella de Camposo. Gli diamo una bella pulita, sedano. Mettiamo queste parti qua superiori, levo le foglioline e prima però, vedete la cipolla.
olio extravergine, cipolla, metà cipolla, la metto sul fondo, accendo e la faccio caramellizzare. Ci mettiamo subito la carotina e il sedano, così. Gli asparagi sono lavati, abbiamo questi gambi fantastici. Allora, ve lo dico e ve lo ripeto un'altra volta, c'è un punto di rottura dell'asparago. Questi già lavati li metto qua. Vi faccio della cipolla, la dobbiamo far diventare bella rosolata, vai. Pareggio le punte, quindi ci avrò i gambi che non sono pari, quindi vado a tagliare i gambetti, li faccio a rondelle, piano piano. Arrivo qua, guardate, così vi piacciono queste puntine? E queste sono le rondelline. Lo sapete come si chiama sta cipolla? Non lo sapete, non lo sapete. Sicuramente chi la produce la riconosce. Questa si chiama Clara, sta cipolla. Tagliamo la cipolla sottile, qua ci vuole la cipolla. Ok, così e così. Poi, trac, 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 trac. Vediamo un po' sta cipolla. Ah, ecco, così mi piace. Potete capire il profumo. Acqua fredda o acqua con ghiaccio. Adesso se mettiamo l'acqua fredda, che succede? Estraiamo lentamente il gusto dalle verdure. Quindi un brodo che si rispetti deve almeno passare mezz'oretta. C'ho st'angoletto di buccia, di goccia, come dicono a Roma, e gocce parmigiano. Gli date una grattata, così. Questo è grana padano, scusate, non è parmigiano reggiano. E lo mettete dentro al brodo, un po' di sapere che diventa poi sto brodo. Yeah. Aggiungiamo anche un pezzettino di burro. Il risotto lo devi fare quando veramente non c'è problemi, perché sennò poi diventa il riso bianco. Allora, se devi fare il risotto devi fare buono. Burro, parmigiano, grana padano, quello che vi pare a voi. C'è sta roba, se no la tristezza lasciatela all'arte. Facciamo stufare lentamente la cipolla. La cipolla adesso che l'ho fatta un pochino, la metto qui dentro perché io adesso devo stare il riso. Rischierei di bruciare la cipolla mentre tosto il riso. La facciamo un po' tostare questo riso. Mescolatela sempre, così, proprio a secco, bello così. Oh, qua esce pure il suono dell'amore, lo stesso, eh? Aggiungo la cipolla. Fate finta che è trascorsa la mezz'ora di tempo, però vedete già è arrivato un bel brodo, eh? Allora, la prima acqua che mettete, il primo brodo che mettete, a coprire il riso, lo dovete coprire totalmente. Ma adesso lo lasciamo andare piano piano, ma nel frattempo mettiamo la parte quella più dura degli asparagi, i gambi. Vi consiglio subito di mettere un po' di sale adesso, così fate cuocere. Quanto tempo ci vuole? Per cuocere il riso ci vogliono dai 15 ai 7, 18 minuti. Noi che facciamo? Fra 2-3 minuti ci aggiungiamo lo zafferano. Pistilli di zafferano, li mettiamo adesso, così. Pochi ne servono. Mentre stavo a vedere il riso, che faccio? Le mani in mano, mi sono inventato una cosa. Un cucchiaio d'amido di mais, 2 cucchiai di farina 00, un cucchiaio di farina di riso, vino, bello freddo, mescolata. Dici, ma che sei proprio, tu sei proprio matto, sei. E voi siete mattanelli come me, perché vi piace sta cosa, capito? E ho fatto una pastella al volo, la metto in frigo, così rimane fredda. Gli asparagi più cicciotti, taglio questa parte qui, prendo un pelapatate, li faccio sottili, sottili, sottili. Tagliamo la parte più dura, mi raccomando, questa, via, e via. Dal gambo, dalla parte più dura parto, così. Indovinate che cos'è questo attrezzo? Non è un pelapatate vero e proprio, però vi dimostro che si può fare anche col pelapatate. Prendo tutti questi asparagi, metto qui nella pastella, giro così. Guarda che robetta, gli è. Questi una volta io li facevo come chips per un aperitivo in un ristorante. Ok, adesso riso, se no si scoce il riso alla fine. Un goccetto di brodo, via. Assaggiamo il riso se va bene. Ma questo mette un po' di essere veloce, È al dentissimo, perfetto. Pepe abbondante, un altro pizzico di sale. Spengo la piastra sotto il risotto, vedete come è morbido, è morbidissimo, eh? Un po' di robbiola, questa è di capra, però potete comprare una robbiola di mucca, non fa niente. E mo fate sciogliere, poi mettete gli asparagi, prima di farlo riposare, mettete gli asparagi, le punte degli asparagi. Mi stanno a bruciare asparagi, aiuto! Via. Ah.
croccantissimi. Oh. Ah. Via, così. Vediamo un po' se con questa wok ci riusciamo a fare il suono nostro. Ci riesce, mamma mia, senti come viene pure meglio, si sente pure meglio del Sound of Love, ragazzi. Mamma mia, come la sbattevo, vai. L'onda, non è qua l'onda, questa qua è un cavallone, mi dicono al paese mio, vai. Un minuto di riposo e lo serviamo. Non si separa dal liquido, dal brodo, quello è importantissimo. Un po' di sale sugli asparagi. Belli, divertenti questi, intrigano questi, Poi senti chi è, guarda. Poi, proprio se vuoi fare la giravolta spaziale e vuoi fare lo scontro finale tra Mazinga Z, Gigrobot e Gundam, metti questo. Se lo devi mettere, ti mette questo. Non ci provo a mettere quella cremetta all'addensata dell'aceto balsamico che andiamo a finire a litigare. Questa è un'altra cosa. Il risotto è pronto. Guardate che bello, guardate che frittura che ho fatto. Guardate, bella gonfietta, guarda, che croccante, a rifalla, chi se lo ricorda più? Madonna. Ci stanno asparagi, costano poco, rifatelo. In bianco, con lo zafferano, senza zafferano, senza asparagi fritti, con l'aceto balsamico, è buono. Usiamo prodotti di stagione. Non mi fate arrabbiare, Vi amo.